Ciao amica, benvenuto o bentornata sul mio canale YouTube. In questo video parleremo di come mettersi un cappello senza saperselo mettere, senza avere il supporto tecnico di un aiutante che sappia aiutare, perché un aiutante dovrebbe aiutare, ma in questo caso io ho aiutanti che non sanno aiutare e che vanno aiutati. Benvenuto o bentornata sul mio canale YouTube, io sono Ornella Uzzino. Mi spiace di averti incontrata sul mio canale se non mi conoscevi così mentre presentavo i miei aiutanti, che dicevo appunto prima di registrare che sono come un aiutante di Babbo Natale che non sa portare le renne, ammesso che poi l'aiutante di Babbo Natale debba saper portare le renne, però questi sono, se rimarrai mai sul canale e ti iscriverai a questo canale capirai che io di esempi così ne faccio a iosa, in abbondanza, assai, come spiegato in un altro video, vattela a vedere che cosa significa. In questo video parliamo di un brand da cui proviene anche il turbante, che ho fatto tipo un coordinato, cosa che mi capita di rado perché non mi so coordinare neanche braccia e gambe, quindi è un evento alquanto eccezionale. E il brand è un brand che si chiama Dorotea, in realtà non ha un sito, però ti racconto tutto dopo la sigla, ma prima della sigla ti dico che questo video non è sponsorizzato, che ho comprato i prodotti, non vengo pagata dalle lobby delle borse originali e soprattutto non vengo pagata dal Made in Napoli o di Chiama Napoli, perché in questo video parleremo di Napoli e ci struggeremo il cuore e tu sarai mossa dal moto di dire voglio venire a Napoli, voglio prendermi il caffè con te e voglio amare io anche come ami tu la tua terra, e così ci metteremo a cantare in mezzo alla strada una delle canzoni che mi verrà in mente a breve dopo la sigla. Stai lontana che sto cuore e a te volo così. Niente voglia, Niente voglia e niente spera, cade niente senza sì, sicure che sta amore, come so sicure te. Tutte insieme. 1, 2, 3. Oi vita mia, oi cuore. Chi so? Compra sempre borse originali, soprattutto sopportami perché anche in questo video non solo parleremo di borse originali, quindi ahimè se compri pezzotti qui e lì sfruttando, dando soldi a chi sfrutta la manodopera illegale e sfrutta i poveri personaggi che sono costretti a vendere e fa girare soldi a nero che servono per comprare droghe e armi, vai via da questo canale. Restano soltanto chi compra borse originali, chi è pentito e adesso compra solo borse originali, chi ama conoscere brand, scoprire le storie che ci sono dietro, e molte di voi leggono sul mio blog, ho scritto un articolo anche per questo brand e ti invito ad andarlo a leggere, lo lascio qui sotto. Parleremo di questo brand, come l'ho conosciuto, passeggiavo per le strade di via Toledo, vorrebbe fare un'altra canzoncella anche per questo. Passeggiavo per le strade di via Toledo e c'è un mercatino dove, se sei a Napoli, insomma, a una certa altezza tra Footlooker, che c'è adesso, non so se si può dire, non faccio pubblicità, non sono sponsorizzata da Footlooker, se no che... Insomma, comunque a quell'altezza lì, che più o meno un po' dopo la metropolitana, scendendo via verso piazza Trieste e Trento, fra profumi di babà, palazzi che stanno in ristrutturazione e tutto il resto, alla sinistra, se vai verso piazza Trieste e Trento, c'è una traversina e a volte in vari periodi dell'anno c'è un mercatino dove si mettono vari ambulanti autorizzati che vendono prodotti di vario tipo, di artigianato locale e meno. Comunque mi avvicino a questa ragazza gentilissima, cominciamo a chiacchierare e comincio a guardare perché ero incuriosita, volevo comprare sto turbante, nonostante che io non sopporto cappello, io non porto cappello, non porto orecchini, non porto niente, però mi compro tutto, e quindi insomma questa vita di riempirsi, ed è una cosa sbagliata, riempirsi di cose che poi non si usano, è una cosa brutta, diciamo. L'unica cosa che uso ogni volta che la compro è il cibo, quindi il cibo, acqua, sono le cose, e le borse, i libri e altre cose che non vi posso citare perché rimangono nell'immaginario collettivo a rimanere sempre, però voglio approfondire un aspetto, perché
sempre nelle mie statistiche, aprirei un'altra rubrica, i dati statistici di Ornella. Negli anni ho avuto modo di riscontrare che tendenzialmente le donne che tradiscono di più sono, parlo delle donne perché gli uomini sono notoriamente traditori e quindi fortunatamente i nostri mariti, in passato può essere che ce l'ho e ho le scorze di, diciamo, la testa come una scorta di maruzze, cioè che sarebbe praticamente una scorza di maruzze, che sarebbe praticamente una, come dire, neanche una spasella, no, un insieme di lumache che hanno le antennine, le cornicelle, e quindi può essere che a me sia capitato, capiti, insomma, nessuno, però diciamo che non lo so, e quindi per me sono senza corna. Detto questo, sicuramente in passato sono stata cornificata anche, insomma, in maniera drammatica e tutto il resto. Comunque, riportando la cosa a una versione più ludica che drammatica, parlavo con delle persone del fatto che comunque le donne, tendenzialmente le donne che tradiscono di più sono le donne che come dire, hanno più tempo libero, perché se pensiamo a una relazione extraconiugale tendenzialmente richiede tempo, perché già i mariti sono rompiscatole, uno c'ha i figli, il lavoro, poi ci metti pure l'amante che ha più fisico ancora del marito, e quindi c'è due figli insieme, insomma, comunque tutto, che sappiamo che poi gli uomini purtroppo per loro, insomma, sono un po' più bimbi, e quindi, insomma, uno si va a complicare la vita, e chi si complica la vita, chi ha un po' più di tempo tendenzialmente, perché se no tu non c'hai neanche il tempo di approcciare i problemi mentali di un'altra persona. Quindi, detto questo, si parlava con delle persone che hanno gli alberghi a ore, i famosi alberghi a ore che c'erano un tempo, e ho scoperto che esistono ancora, sono estremamente frequentati nella mattina, cioè quando le mamme accompagnano i bimbi a scuola, e fra la spesa e i servizi a casa ci fanno anche un servizio, diciamo, a Napoli un servizio messa così, in maniera, come dire, ammiccante, significa compiere, voglio spiegare in maniera scientifica, compiere un atto sessuale ad un uomo, ad una donna, perché qua non ce ne frega con chi è andato a letto, compiere un atto sessuale completo o parziale, dove parziale o completo a seconda se è un genitale o no. Ma non lo so se questa, in una recensione di borse, quanto poi questa cosa possa rientrare, però detto questo, mi dicevano che sono molto frequentate dalle donne, appunto, che fra la spesa e i servizi a casa fanno altri servizi. Ora, anche tu conosci queste realtà o sei della parte che non te ne frega niente, non ne conosci e non mai sentito parlare? Insomma, siamo così, siamo tutti angeli, siamo tutti, come si chiamava? Padre Ralph? Già nei film di qualche tempo fa, la cameraman giovane, Padre Ralph di Uccelli di Rovo, notissimo Padre Ralph. Chi è che non conosce Padre Ralph? Cioè, mi sta guardando con aria scettica. Vabbè, comunque, tornando alla borsa, andiamocela a guardare. Non so se vi piace il mio turbante, non so se me lo sono messo bene poi in tutto questo, perché poi l'impegno è che ci ho messo un bel po' di tempo. Fra 3, 2, 1 comparirà la borsa. Comparso. Andiamoci a guardare la borsa. La borsa che ho scelto è un modello a sacca e l'ho abbinata ad una pochette. L'ho pagata 40 euro la borsa e 22 euro la pochette. Il modello che ho scelto, se ricordi, qualche anno fa ho comprato sempre a Napoli del brand Le Zirre una sacca che devo andare a ricercare, ma sto seguendo un progetto che a breve uscirà e quindi tu vedrai. C'era questa sacca, però era aperta. Questa, la particolarità che mi è piaciuta tantissimo, è il fatto che la sacca fosse chiusa. All'interno è completamente sfoderata, ha un come si chiama? Aiutami. Gancio. Ha un aiuto dal cielo, un gancio. Ha un gancio per applicare la pochette o le chiavi, ed è completamente sfoderata, te la faccio vedere risvoltandola. Ha
anzi più che sfoderata, vedi, in realtà è foderata di un materiale damascato di questo colore sui toni del grigio. Ha questa tasca, in maniera posteriore non ha nulla. Andiamola a rigirare ed eccola qui. C'è anche questa pochettina, guardiamola anche all'interno. Nel frattempo sto guardando, anche questa è foderata con sempre del tessuto, come insomma riprende un pochino il concept della borsa. Posteriormente ha questa tasca ampia e questa catena che poi può essere anche rimossa e quindi messa all'interno della borsa come una semplice pochette da abbinare. L'ho trovata molto figa, prima perché io, come ben sai, se mi segui, se non mi segui lo saprai ora, amo il verde, quindi questa è la pochette e questa invece è la borsa. Non puzza. Sto guardando un po' i dettagli, ci sono delle cuciture sulla parte superiore. Andiamo ai voti. Per la tintura il mio voto è 0, non c'è. Per le cuciture il mio voto è 3,5. Per le rifiniture il mio voto è 4. Per la valutazione qualità-prezzo il mio voto è 4,5. Per la valutazione utilità la vedo una borsa abbastanza capiente, poi con l'abbinamento della pochette secondo me mi darà belle soddisfazioni, è un 4, ma voglio provarla, testarla e vedere pure quanto riesco a riempirla e quanto riesce a non darmi fastidio poi portandola a tracolla. Per me la borsa è promossa, al di là, spero di non averti annoiato e di averti fatto sorridere un po'. Io ti ringrazio se mi hai dedicato tempo, se abbiamo giocato un po' insieme, se mi hai ascoltato. Cerco di rendere anche di intrattenimento tutto quello che può essere un discorso comunque pesante, che è quello di combattere la contraffazione, di invitare le persone a comprare borse originali, e in questo ti chiedo l'aiuto. Condividi questi video, cerca di stimolare le persone che sono attorno a te a sensibilizzarsi verso i brand di nicchia, verso gli artigiani, invece di comprare queste borse contraffatte. Quindi compra sempre borse originali. Io ti ringrazio per tutto il tempo, le chiacchiere e i messaggi che mi dedichi, mi dedicherai. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao da Ornella.